Un tempo la musica era giovane e innocente. E danzava il lascivo ditirambo della vita. Ma gli uomini del deserto, che dormivano nei pressi del Tiaso, la notte temevano il suono dei tirzi. Rapirono la fragile Euterpe e la imprigionarono. Nella nostra cultura la musica classica non è che un pallido riflesso di ciò che era in passato, e proprio per questo non riesce più a parlare intimamente al cuore della maggior parte degli uomini. Noi moderni abbiamo dimenticato che cos'è davvero la musica, e nella musica antica c'è la chiave per riscoprirlo. Immaginate se tra 400 anni, dopo l'estinzione dell'uomo per via del cambiamento climatico, alcuni musicologi alieni ritrovassero i nostri spartiti jazz. Li suonerebbero come sono scritti e in questo modo si farebbero un'idea sbagliata della nostra musica. Che noia questo jazz, era tutto uguale. Il problema è che le note nel jazz non si suonano come sono scritte, si suonano con swing, un modo di pronunciare la frase musicale impossibile da notare in partitura. Alcune note vengono allungate, altre accorciate. Il solista gioca con la ritmica di base, anticipandola, ritardandola, spostandone gli accenti. Spesso lo swing viene stilizzato con questa equazione. Di base, un ritmo come questo si esegue in questo modo. Ma in realtà il rapporto varia costantemente in relazione al tempo del brano, al discorso melodico e all'esecutore. È un ritmo cangiante che l'arido sistema del solfeggio non è in grado di notare precisamente. Noi oggi abbiamo lo stesso problema dei musicologi alieni. Finora abbiamo completamente frainteso la musica del passato. Gli antichi non lo chiamavano swing, ma inégalité, note ineguali. Il primo a darcene notizia è il compositore rinascimentale Louis Bourgeois in un trattato del 1550, in cui illustra la prassi dell'epoca, quella delle note ineguali. Le note che noi leggiamo scritte tutte uguali erano eseguite a due, con un ritmo simile a quello puntato, molto simile al ritmo base dello swing. Ascoltiamo qualche esempio. Ecco una frase musicale come si suona oggi. Ed ecco come si suonava un tempo. Ha un certo groove. Di 50 anni successivo a Bourgeois è il trattato di un musicista spagnolo, Tomás de Santamaría, L'arte de tener fantasia, che testimonia la stessa pratica con tutta una serie di esempi. Ma lo spagnolo specifica anche che il ritmo lunga-breve poteva essere capovolto in breve-lunga. E conclude illustrando una terza maniera in cui si può suonare, che lui definisce la más galana de todas, la maniera delle note 4/4. Intanto in Italia Giulio Caccini parla di sprezzatura e scrive nella prefazione della sua opera Le nuove musiche:
Avvenga che nobile maniera sia così appellata da me, quella che va usata senza sottoporsi a misura ordinata, facendo molte volte il valor delle note la metà meno secondo i concetti delle parole, onde ne nasce quel canto poi in sprezzatura che si è detto. Caccini dà tutta una serie di esempi su come le note, anche se scritte tutte uguali, possono essere eseguite in sprezzatura. È quello che i francesi chiameranno inégalité, le note ineguali. La pratica delle note ineguali infatti diventerà molto frequente soprattutto nel repertorio francese del Settecento. Ascoltiamo questo meraviglioso passaggio di Rameau e notiamo quanto l'esecuzione si discosti giustamente dalla partitura. Questo senso di libertà interpretativa era così radicato nella cultura musicale del Settecento che in Francia si diffuse la forma del preludio non misurato, e cioè preludi in cui le note venivano scritte senza alcun tempo, il quale veniva improvvisato dall'esecutore. Questa libertà non era un invito alla casualità, ma era la volontà di definire delle regole più profonde, più sottili sulla gestione del tempo. Ci sono molte prove a sostegno del fatto che anche Bach e Handel, contemporanei di Rameau, usassero le note ineguali. Ascoltiamo come prende vita l'introduzione del Messie di Handel suonato attraverso questa pratica. Il carattere è particolarmente vivace e danzante. Ma questa ineguaglianza tra le note non era un ritmo sempre uguale, ripetuto in maniera meccanica. Variava continuamente per sottolineare le intenzioni del movimento melodico. Era un ritmo vivo che partecipava all'espressione musicale. Questo antico modo di suonare aveva l'espressività della frase musicale come priorità assoluta e le note ineguali erano solo una componente del rubato che era alla base di ogni esecuzione. Il rubato è un modo di suonare che mette al centro l'espressività, anche a discapito della regolarità ritmica di ciò che è scritto effettivamente nella partitura, rubando il tempo ad alcune note per donarlo ad altre. I punti, per esempio, erano eseguiti spesso più lunghi rispetto a come erano scritti, come spiega bene Carl Philipp Emanuel Bach nel suo famoso metodo per tastiere. Le pause potevano durare di più del loro valore scritto. Il tempo poteva variare all'interno del brano per permettere all'esecutore di fraseggiare. Insomma, tutto ciò che era scritto era solo il punto di partenza per cominciare a fare musica. Sarà il grande cantante evirato Pier Francesco Tosi, autore del primo trattato di canto della storia, ad inventare nel Settecento il termine rubato. Egli scrive che chi non sa rubare il tempo cantando non sa comporre né accompagnare e resta privo del miglior gusto e della maggiore intelligenza. Il rubamento di tempo è un glorioso latrocinio di chi canta meglio degli altri. La musica cominciò a morire il giorno in cui le persone cominciarono a prendere sul serio lo schema grafico della partitura, e cioè nel Novecento. Soltanto la musica popolare continuò a far sentire ciò che non poteva essere trascritto. La giovane sfioriva, imprigionata e muta, e gli uomini se ne rallegravano, fabbricando idoli meschini a misura delle proprie paure. Temevano l'incessante trasformarsi della vita, disprezzavano la danza, imbrigliavano il multiforme palpito dell'universo nella rassicurante aridità della marcia militare.
Ascoltiamo ora questo preludio di Bach dal clavicembalo ben temperato, suonato come si suona oggi. È terribile. Le note sono tutte uguali, così come sono scritte. Il tempo non varia, non c'è rubato, non c'è senso della frase, non c'è musica. Ascoltiamo ora come andrebbe eseguito. Il rubato è l'anima della musica. La cosa triste è che nei nostri conservatori spesso la musica stessa viene considerata un errore. Ma questo gigantesco fraintendimento è una tragedia recente. Ce ne possiamo rendere conto ascoltando le registrazioni storiche che ci sono pervenute. Questo è Il Lago dei Cigni, suonato dalla London Philharmonic Orchestra nel 1933, diretta da Barbirolli. Notiamo qualcosa di straordinario. L'oboe ha lo stesso modo di suonare espresso nei trattati del 1500, le note ineguali. Oggi gli esecutori lo suonerebbero molto più regolare e piatto. Ascoltiamo come. Nell'esecuzione del 1933, quando entra l'intera orchestra, il tempo cambia, rallenta. Un'altra cosa comune alla prassi antica e che oggi invece costituisce un errore. Oggi questo passaggio maestoso sarebbe reso in maniera molto più arida, attraverso una regolarità asfissiante, novecentesca. Come scriveva il grande Frescobaldi negli avvertimenti al lettore del suo primo libro delle toccate del 1615, primariamente non deve questo modo di suonare stare soggetto a battuta, come veggiamo usarsi nei madrigali moderni, i quali, quantunque difficili, si agevolano per mezzo della battuta, portandola or languida, or veloce, e sostenendola eziandio in aria secondo i loro affetti o senso delle parole. Frescobaldi ci parla anche lui di rubato. Ci dice che, come abbiamo ascoltato, il tempo varia all'interno del discorso musicale. Noi non sappiamo niente della musica. Le scienze cognitive, le neuroscienze sono giovani e quello che sappiamo della vera natura della musica è molto poco. Ma le poche evidenze suggeriscono un legame tra la musica e le strutture percettive alla base della prosodia, e cioè quell'aspetto della comunicazione verbale che è accento e ritmo.
Ascoltare musica è come sentir parlare qualcuno e sarebbe davvero grottesco che un attore pretendesse di emozionarci senza variare il tempo e il ritmo del suo monologo. Se non credete a me, credete almeno al dottor Johannes Brahms. Con me c'è il dottor Brahms, Johannes Brahms, annuncia la voce nel microfono. Si tratta di una registrazione del 1889 in cui il compositore suona la prima delle sue danze ungheresi. È stata registrata su un disco di cera, un primo prototipo di registratore brevettato da Thomas Edison. Brahms applica tutte le caratteristiche tipiche della musica antica: note ineguali, passaggi variati, cambiamenti di tempo. Sentite come fa durare diversamente i punti. Brahms introduce variazioni improvvisate rispetto alla sua stessa composizione. Cambia frequentemente la velocità del brano, fa durare di più alcune pause, insomma, fa musica. Fare musica è un atto fisico, prima di tutto. Troverete nella descrizione del video molti altri esempi. La verità è che probabilmente Mozart, Beethoven e tutti i veri musicisti hanno sempre usato le note ineguali e il rubato in generale per dare voce all'espressività della musica, e solo recentemente noi abbiamo deciso di imprigionare la musica e eseguire pedissequamente ciò che sta scritto in partitura. La realtà è più vasta e complessa dei sistemi che usiamo per concettualizzarla, che possono essere strumenti rassicuranti di fronte al caos irrazionale della vita, ma possono anche costituire una prigione per la nostra mente e per l'arte. Se voi volete proprio suonare così, allora vi consiglio di smettere di credervi dei veri musicisti e di passare a Guitar Hero. In un mondo in cui le intelligenze artificiali compongono sinfonie, l'uomo cerca di tenere testa alle macchine. Cominciate a frequentare dei musicisti jazz o pop, perché potrebbero davvero insegnarvi qualcosa. Ascoltando i Berliner che suonano Liszt nel 1913, sembra quasi di ascoltare un'orchestra swing, tanto sono pronunciate le inegalità. Se non credete a me, credete almeno a Saint-Saëns, il grande compositore. Ascoltiamo come suona Beethoven in questa registrazione del 1905, rimasta nel rullo di un pianoforte automatico. Sentite come varia il valore delle note. È musica ancora viva. E ora sentite lo stesso passaggio suonato oggi. È noioso, arido, smorto, vuoto. Ma sentiamo cosa ne pensa l'ospite di oggi, il mio illustre rivale Mastro Elia, che è un musicologo con un bel canale sulla storia della musica che vi consiglio e vi metto in descrizione.
tua è una tesi che mi stuzzicano un poco e mi vengono in mente un po' di esempi. Anzitutto, senza scomodare alieni di un ipotetico futuro, penso anche solo a un giovane musicista che si avvicina a sonorità blues. Apprenderà da un video o da un manuale che tale musica si struttura in 12 misure precise con una determinata successione di accordi. Qualsiasi persona andata a una jam session confermerà. Tuttavia, se decidessimo di andare ad ascoltare le prime registrazioni del Delta Blues anni 30, ci renderemo conto di quanto tale schema regga pochissimo. Le battute variano a seconda della strofa e gli stessi accordi hanno diverse possibilità. In questo caso la standardizzazione in 12 battute può essere legata ad un'esigenza concreta come l'urbanizzazione e la presenza di più musicisti che suonano assieme, i quali richiedono una struttura fissa da cui partire. Comunque queste e più in generale le prime incisioni fonografiche popular ci possono raccontare moltissimo di come fosse la musica nell'antichità e di come oggi ci siamo allontanati da essa. La prendo larghissima. Pensa solo alle musiche ellenistiche superstiti o quelle romane tipo Mesomede. In questo caso, non disponendo di registrazioni coeve, ci affidiamo all'interpretazione di un segno alfabetico per l'altezza dei suoni, mentre il ritmo lo ricaviamo per lo più dalla metrica del testo. Di nuovo successioni di note lunghe e note brevi. Vorrei fare un'ipotesi assurda, poco centrata ma che mi stuzzica molto. Intanto, se non li avete in testa, andate a cercarvi, che ne so, lo Stasimo dell'Oreste di Euripide, gli inni delfici, l'Epitaffio di Seikilos o gli inni appunto di Mesomede. Ciò che mi chiedo è: veramente la musica antica suonava così lenta? Molte esecuzioni sono davvero piatte. A me piace, per carità, soprattutto affascina, solo che a tratti è un pochettino barbosa. Mi chiedo per cui che cosa ci stiamo perdendo o se addirittura abbiamo sbagliato qualcosa. Il medesimo discorso lo estendo anche alla musica medievale. Insomma, dai, fateci caso, la musica trovadorica, scritta in un periodo di tale fermento culturale, veramente è così poco spicy? Credo che in questi settori negli ultimi 20, 30, 40 anni si sia lavorato moltissimo. Abbiamo incisioni con strumenti ricostruiti, tutto uno studio della voce, ma nella maggior parte degli ascolti che ho fatto è veramente tutto molto piatto. Quindi, ascoltando il tuo ragionamento, mi chiedo anche come veniva eseguita veramente la musica nell'antica Grecia oppure nel periodo dei comuni. Ad esempio, un canto che è stato studiato moltissimo è quello della tradizione gregoriana e dall'Ottocento a oggi sono cambiate veramente moltissimo le prassi esecutive, specie proprio sul versante del valore delle note. Del resto, ogni periodo storico legge il passato con la propria lente di ingrandimento, per cui come oggi si esegue un blues lontani da quello spirito, chiamiamolo originario, chissà che cosa ci siamo persi della fantastica storia musicale antica. È un discorso che merita molta attenzione, per cui ti lascio concludere il ragionamento. Grazie per la domanda, Francesco, un saluto a tutti. Per fortuna lo studio della musica antica sta portando alla luce queste problematiche e le note ineguali, insieme ad altri aspetti dell'evoluzione dello stile rubato, sono impiegate sempre più spesso nella musica antica e classica. Troppo spesso la musica è ancora viziata da certe rigidità accademiche, anche se si comincia a capire che probabilmente, proprio come i musicologi alieni del futuro, in questo modo rischiamo di fraintendere l'intera storia della musica. Una prigione irta di rostri acuminati, un clangore ruvido di catene, e nella densa oscurità della prigione un batuffolo di perle, un nitore cristallino soffuso di brina lucente, la soave fanciulla che attende di essere liberata.